Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo video per i prodotti compatibili con la nostra domotica. Oggi abbiamo da provare una lampada della Neewer. Adesso sigla e la vediamo insieme. Allora partiamo subito dalle specifiche tecniche, così ci togliamo subito il problema. Questa lampada qua mi è stata mandata dalla Neewer, come vedete il modello NF04. Ha un fascio luminoso di 180 gradi perché monta una striscia LED all'interno, 1000 lumen di potenza e compatibilità per ora con Alexa e Google Home. Perché non Home Assistant? Perché secondo me dobbiamo ancora fare delle piccole modifiche all'interno del software. Come vedete il pacco è già bello leggero perché ho già provveduto a montarla, quindi non avrete un video di spacchettamento se non a parte, che vi faccio correre adesso mentre sto parlando, dove vedrete il montaggio. Il montaggio di per sé è abbastanza semplice, la scatola ha tutti i pezzi imballati all'interno, è leggermente difficile da montare se non fate attenzione le prime volte. Mi raccomando, non tirate troppo le viti all'interno perché se no rischiate di arrivare corti. La barra è già dimensionata, ok? Quindi dovete semplicemente unire le guide con il filetto che è al centro. Come vi dicevo, fate attenzione di partire dalla punta e inserirla dalla testa verso il fondo perché altrimenti vi troverete corti alla fine, ok? A parte questo, comunque, montaggio abbastanza semplice, quindi niente di particolarmente difficile se avete una chiave a brucola e un minimo di dimestichezza. Quindi il prodotto arriva smontato, però è veramente semplice da montare. Come vi dicevo, io ho già chiesto se è possibile alla Neewer in futuro avere accesso almeno ad un'API di controllo per poterla connettere tramite Home Assistant, perché attualmente il firmware non ci dà possibilità di accedere ai controlli ovviamente diretti da Home Assistant. Ci toccherà fare qualche salto di passaggio per andare a pilotarli, ok? Se invece voi in casa avete Alexa e Google Home potete farlo tranquillamente oppure potete usarla tramite l'app, ok? Quindi i comandi di per sé molto semplice. In questo caso io ho chiamato lampada corridoio, quindi mi basterà dire ok Google, spegni lampada corridoio. Lampada corridoio spento. E vedete che lui in automatico va a dare i comandi di accensione e spegnimento. Di per sé fa una bella luce. Vi faccio vedere un video in sovraimpressione mentre sto parlando delle varie tonalità di colori che è possibile andare a configurare. Potete andare a scegliere sia le luci statiche sia gli effetti colorati. Effetti colorati tra l'altro molto belli e molto d'ambiente. Potete anche andare a connetterli con la parte di connessione con la musica. Mi è stato detto dalla Neewer in una delle mail che gli ho mandato che stanno lavorando a dei dispositivi compatibili con appunto il protocollo Matter in modo da renderlo compatibile con Home Assistant, quindi secondo me a breve uscirà, se non un aggiornamento firmware, almeno un retrofit per farle funzionare. Di per sé loro sono delle classiche luci RGB con connettività Bluetooth. Devo andare a vedere un attimo il firmware come parla, ma secondo me è possibile fare un retrofit anche a queste lampadine per farle poi funzionare. Adesso mi metterò lì, proverò a fare qualche test e vi lascio qualche suggerimento. La lampada costa 75 euro, quindi è abbastanza economica per quello che vi offre. Contate che ha dentro un metro di barra LED RGB, quindi secondo me il prezzo è abbastanza allineato con il prodotto in sé. Potete trovare anche abbastanza frequentemente degli sconti. La qualità della Neewer, se volete faccio un video a parte perché tutta la mia attrezzatura, che quella che vedete qua dietro e la luce che stiamo utilizzando anche per registrare, fanno parte del set della Neewer, però per i fotografi, quindi è un'azienda che già da parecchio tempo si occupa di materiali da fotografia, quindi la qualità, vi dico già, è già decisamente buona. Detto questo, con questo breve video di introduzione ai prodotti vi farò vedere a breve altri prodotti della linea, sempre delle luci della Neewer da esterno. Noi ci vediamo come sempre per un prossimo video il prossimo martedì, perché sono riuscito finalmente a recuperare un po' più di spazio, e il giovedì per un altro video dedicato alla domotica. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!